Sennheiser MKH416, il microfono dei professionisti del cinema e della TV. Quando si parla di microfoni professionali da set c'è un nome che spicca su tutti, Sennheiser MKH416, ovvero 416. Costa sì, non è certo un entry level, ma c'è un motivo se da 50 anni è considerato un vero e proprio industry standard. Introdotto negli anni 70, l'MKH416 è ancora oggi uno dei microfoni più utilizzati sui set cinematografici e televisivi di tutto il mondo ed è facile capirne il motivo. Il suo sviluppo si deve ad un giovane ingegnere della Sennheiser, Manfred Ibing, che lavora sul progetto dal 1970 circa. L'MKH416 P48, basato sull'MKH415T, doveva essere il primo microfono shotgun Sennheiser con alimentazione Phantom P48, mentre tutti i modelli precedenti erano alimentati in modalità AV, come consuetudine a quei tempi nelle trasmissioni radiofoniche. Ibing si dedicò in particolare a ottimizzare l'interazione tra il trasduttore elettroacustico e il circuito elettrico. Questo è un microfono a condensatore a radiofrequenza con un design interferenziale combinato al gradiente di pressione. Tradotto, una super direzionalità frontale con una risposta estremamente precisa e pulita. Il diagramma polare mostra chiaramente una ripresa supercardioide. L'area frontale è stretta e tutto ciò che arriva fuori asse viene rigettato con decisione, garantendo isolamento naturale dalle fonti sonore, anche in ambienti non troppo trattati o in esterni difficili. Come in questo caso, sono in una villa con moltissimi uccelli, persone che urlano, chiacchierano, giocano, c'è addirittura uno che sta suonando, per cui è un ambiente esterno abbastanza difficile. Il self-noise, ovvero il rumore proprio del microfono, è straordinariamente basso per questa categoria. Si attesta intorno ai 13 dB pesata, un valore eccellente che lo rende perfetto per registrazioni voice-over, dialoghi e sound design. E se collegato ad una buona scheda audio o field recorder non c'è alcun hiss, nessun rumore, di fondo solo suono puro. Ma come può garantire questo suono pulito e privo di rumore ambientale? Il corpo del microfono presenta delle fessure disposte regolarmente, ricoperte da un tessuto con una certa impedenza acustica, che impedisce riflessioni e onde stazionarie all'interno del tubo. Se il suono arriva direttamente dalla parte anteriore, il tubo di interferenza non ha alcun effetto, ma quando il suono entra nel tubo dai lati passa attraverso fori diversi. Ciò si traduce in diverse lunghezze del percorso verso il trasduttore e quindi diversi ritardi temporali. A seconda dell'angolo di incidenza del suono, le componenti sonore si annullano più o meno a vicenda. Questo effetto aumenta alle frequenze più alte. In questo caso il microfono capta essenzialmente il suono proveniente dalla parte anteriore. Ciò è particolarmente importante per l'intelligibilità del parlato. Questo microfono riesce a isolare la voce e a lavorare su uno spettro di frequenze che di solito necessitano di un tubo di interferenza più lungo. L'MKH416 è noto per la sua chiarezza cristallina e l'intelligibilità vocale. Il leggero boost sulle alte frequenze, ben visibile nella risposta in frequenza, dona brillantezza e dettaglio. Questo lo rende ideale per dialoghi e voce narrante, dove ogni parola deve emergere con precisione. Un piccolo appunto: se hai una voce molto squillante, quel boost può risultare un po' troppo accentuato. Nulla che non si possa gestire in post-produzione o con un'equalizzazione. Una delle cose belle di questo microfono è che il suono registrato è spesso così bello che in post c'è poco da fare. Ovviamente dipende dalle situazioni di ripresa. Costruzione? Qui siamo ad un altro livello. L'MKH416 è costruito come un carro armato. Il corpo in metallo nero opaco è estremamente resistente, progettato per affrontare le condizioni più difficili. Pioggia, vento, escursioni termiche non gli fanno paura. È riparabile e per i professionisti questa non è una banalità. Significa poterlo usare per decenni senza preoccupazioni. Non ha selettori, switch o impostazioni da cambiare sul corpo. Collevi il cavo XLR Phantom 48 volt e registri. Pulito, semplice, diretto. Uno dei punti di forza di questo microfono è il fatto che l'MKH416 funziona secondo il principio del condensatore RF.
In questo caso RF, radiofrequenza, non ha nulla a che fare con la tecnologia wireless, ma si riferisce piuttosto alla tensione e alla frequenza sulla capsula e all'elettronica associata nel microfono. L'enorme vantaggio di questo design è che rende il microfono a condensatore resistente all'umidità. A differenza dei microfoni a condensatore, standard, i modelli a condensatore RF possono essere utilizzati all'aperto, in climi caldi e umidi o freddi e nebbiosi, passando dal caldo al freddo senza risentire troppo degli sbalzi termici. Basta metterlo in una busta di plastica per farlo acclimatare qualche minuto e via, senza problemi in caso di forti shock termici. Puoi utilizzare un microfono a fucile in ambienti chiusi? Abbiamo spesso sentito l'uso di microfoni shotgun come l'NK416 in ambienti chiusi può causare problemi di cancellazione di fase a causa delle riflessioni sonore. Si consiglia di utilizzare uno Small Diaphragm Condenser Mic, definito spesso Pencil Condenser Mic, per la loro forma e dimensione, perché uno shotgun mic risulterà più colorato in ambienti riverberanti. Noi parliamo e dalla nostra bocca esce il suono della nostra voce, che altro non è che vibrazioni che si propagano nell'aria e arrivano a colpire la capsula del microfono. In uno shotgun mic, detti anche microfoni appunto a fucile o a canna di fucile, abbiamo una parte anteriore dotata di fessure laterali, cosiddetto tubo di interferenza. Questo permette, come ho già spiegato prima, di eliminare i suoni che raggiungono il microfono provenienti dai lati. Questi suoni vengono captati dal microfono, considerati come interferenze o rumore off-axis, ovvero fuori asse ideali della ripresa, e quindi attenuati o cancellati. In esterno questo funziona molto bene, ma in interno, dove ci sono pareti o superfici dure, pareti, pavimenti, soffitti, che riflettono il suono della nostra voce, che succede? La nostra voce esce dalla bocca e colpisce il microfono anteriormente, ma nello stesso tempo la nostra voce viene riflessa dalle pareti circostanti e raggiunge con un ritardo brevissimo il nostro microfono lateralmente. Questa parte della nostra voce, che entra nel microfono attraverso le griglie laterali, viene classificata come interferenza o rumore e quindi attenuata. Capita che, se accade questo, il suono risultante può essere colorato o un poco innaturale, perché alcune frequenze risulteranno alterate, alcune alte frequenze in particolare suoneranno più leggere e quindi con una leggera enfasi sulle basse. Il problema che abbiamo descritto viene definito phase cancellation, ovvero cancellazione di fase. I pencil mic non hanno tubo di interferenza e non rigettano i suoni laterali. Inoltre, non avendo il tubo di interferenza, possono essere avvicinati maggiormente alla fonte sonora. La capsula è più vicina e il suono catturato può essere migliore, e per le riprese interni con poco spazio guadagnare alcuni centimetri può essere importante. Facciamo chiarezza su una cosa importante. Se è vero che uno shotgun mic non è indicato per registrazioni indoor, per i problemi di cancellazione di fase, allora perché la maggior parte di noti doppiatori per i voiceover utilizzano shotgun mic e in particolare il Sennheiser NK416? La risposta è semplice: perché se fai doppiaggio a livello professionale lavorerai in ambienti professionali e quindi trattati acusticamente con tutti i crismi. In un ambiente trattato acusticamente dove non abbiamo problemi di riverbero, il 416 eccelle e dà un suono che moltissimi amano. Proprio il tubo di interferenza con le sue griglie permette di ottenere una voce con un suono assai pulito, quando usato in uno spazio acustico ideale, ed ecco perché molti attori o doppiatori lo utilizzano per voiceover. Inoltre, essendo un low profile microphone, permette al doppiatore di non avere la vista del copione da leggere ostruita. Lo si posiziona un poco laterale, senza pop filter e via. Rimanendo in tema di microfoni pencil, uno che utilizzo per riprese in interni è il Rode NT5. È un microfono a condensatore cardioide a capsula piccola, pensato principalmente per la registrazione di strumenti acustici, chitarre, pianoforti, percussioni, overhead di batterie, ma anche per ambienti e suoni naturali va bene. A differenza dell'MKH416, l'NT5 ha una risposta in frequenza più piatta e naturale, senza enfasi sulle alte.
È meno direzionale, quindi meno adatto in contesti dove serve isolamento, ma più morbido e rende bene la registrazione di strumenti musicali. Non so se sentite, c'è qualcuno che suona. Anche sul piano della costruzione ci sono differenze notevoli. L'N-Cage 416 è praticamente indistruttibile e perfetto per lavorare anche in condizioni climatiche difficili. Il Rode NT5 NT5, pur essendo ben costruito, è più delicato e meno adatto a situazioni estreme. Meglio tenerlo in studio o comunque in ambienti controllati. Un'altra grande differenza è il prezzo. Il Sennheiser è un microfono di fascia alta. Il prezzo si aggira sulle 1.000 euro, mentre il Rode NT5 costa circa un quarto ed è disponibile anche in coppia matched stereo, perfetta per registrazioni ambientali o musicali. È infatti proprio una coppia matched stereo che ho acquistato anni fa per registrazioni XY o RTF. In definitiva non sono concorrenti, ma strumenti complementari su fasce di prezzo decisamente diverse. Se vogliamo restare in casa Sennheiser con microfoni di tipo pencil, non possiamo non citare l'N-Cage 15. L'MKH50 è un microfono a condensatore con diagramma polare supercardioide, spesso preferito in ambienti chiusi per la sua capacità di gestire le riflessioni sonore. Offre una ripresa più neutra, mentre come abbiamo visto l'N-Cage 416 ha un leggero aumento nelle alte frequenze. Ha un unico difetto, il costo. Costa circa 1.500 euro, quindi anche più del 416, ma se non dovete registrare in esterni, ma solo in interni, con quello non sbaglierete di certo. È uno standard in ambito cine-televisivo in tutto il mondo. Nella scatola troviamo, oltre al microfono, la protezione antivento MZW415, la clip per microfono MZQ100 e le istruzioni. Per situazioni in esterni dove è presente vento, ovviamente dobbiamo proteggere il tubo. Io utilizzo il Classic Softy Windshield della Rycote. Bisogna prendere quello da 18 cm con foro 19-22. Come tutti gli accessori Rycote, il prezzo è molto alto, così come la qualità. Per situazioni su set in esterni in cui il vento è un problema, come avrete visto su molti set cinematografici, è bene utilizzare una soluzione come il Cyclone o il Windshield 416 della Rycote. Costano parecchio, però sono molto buoni. Utilizzate un buon sistema di sospensione per smorzare eventuali vibrazioni. Anche in questo caso utilizzo attrezzatura della Rycote. Se stai cercando alternativa all'N-Cage 416, ecco alcune opzioni da considerare. Il Rode NTG3, microfono a condensatore RF con caratteristiche simili all'N-Cage 416, ma ad un prezzo più accessibile, sulle 600. Rode NTG5, più leggero e corto, con un design moderno e risposta in frequenza più lineare. Ne ho avuti più di uno, ma non mi ci sono trovato particolarmente bene. DPA 4017B, DPA 4017, microfono di fascia alta con eccezionale qualità sonora e costruzione robusta. Deity S-Mic 2, alternativa economica. Sennheiser NKI 600, il Sennheiser MKI 600, entry level di Sennheiser, ideale per chi cerca un microfono direzionale ad un prezzo contenuto. Ovviamente la differenza nell'uso la fa un microfono professionale da uno amatoriale e un professionista addetto alla ripresa audio da un non professionista. Ricordiamoci sempre che il modo in cui posizioniamo il microfono determinerà la bontà del risultato. Se per i voiceover il microfono viene tenuto vicino e puntato direttamente alla bocca, spesso leggermente laterale, circa così, quando si utilizza su set come boom mic lo si punta dall'alto verso il basso in direzione della bocca o poco al di sotto di essa. Se il microfono è puntato in direzione della nostra bocca frontalmente, catturerà tutte le frequenze in modo omogeneo, le alte come le basse. Se tenendo il microfono sempre puntato verso la nostra bocca lo spostiamo lateralmente, cosa accadrà? Le alte frequenze, che sono molto direzionali, verranno attenuate, mentre le basse frequenze, che sono più omnidirezionali, saranno catturate come prima. Diversi youtuber, anche molto noti, lo posizionano dal basso verso l'alto. Questo è solitamente sconsigliabile. Lo si usa a volte quando abbiamo una fonte di rumore o di riverbero sotto, o se il posizionamento del microfono su boom dà fastidio alle riprese entrando in campo. La scelta di uno shotgun mic permette di avere il soggetto ripreso pulito nel caso di video per YouTube,
quando un microfono come lo Shure SM7B ad esempio è ben visibile in campo o addirittura copre parte del viso. I lavalier di solito omnidirezionali non garantiscono un suono pulito e bello come quello di uno shotgun. Sta poi alle preferenze di ognuno scegliere quello che fa per noi in base alle situazioni. Il prezzo di attrezzatura professionale raggiunto un certo livello sale a fronte dei miglioramenti più esigui. Se nella fascia economica 100-200 euro fanno la differenza, e questa è facilmente udibile, superata magari una soglia di 500 euro, i miglioramenti che fanno lievitare il prezzo saranno meno evidenti, seppur presenti. Se tocchiamo o picchiettiamo sul microfono, vi garantisco che il suono catturato dalla Lenkage 416 è sicuramente meno udibile e risonante rispetto a quello di un microfono di fascia di prezzo decisamente più bassa. Ora facciamo un test. La differenza di ripresa dell'audio effettuata con uno shotgun mic come l'Lenkage 416 e un lavalier della Sony collegate con radiomicrofoni. Sto utilizzando per tutte queste prove lo Zoom F8N Pro, un buon field recorder di fascia medio-alta. Ebbene, come potete sentire, il Sennheiser, uno shotgun mic, rigetta i suoni che provengono lateralmente e da dietro molto più di un lavalier che di solito è omnidirezionale. C'è molto rumore in questo momento, ci sono uccellini, c'è qualcuno che sta suonando e quindi si sente molto di più con l'omnidirezionale ovviamente che con uno shotgun mic che ha una ripresa più direzionale. Come metro comparativo ecco l'audio registrato con il microfono della Sony montato direttamente sulla camera Sony, microfono di cui abbiamo già visto sul canale una recensione. Considerate che è un microfono molto buono, dalla qualità molto buona, ma ovviamente sia per la distanza che per la qualità del microfono non può competere con questi. Facciamo un test, come varia la nostra voce quando ruoto il microfono. Adesso ce l'ho davanti, ripresa frontale. Sto girando, ora ce l'ho a 90 gradi. Adesso giro ancora, adesso la voce colpisce il microfono posteriormente. Giro ancora, adesso sono di nuovo lateralmente, sto girando ancora, sono tornato frontalmente. Ho rimosso il softy e sentiamo come cattura l'audio Lenkage 416 senza nessuna copertura. E ovviamente sta passando l'ambulanza. Questo è un test per sentire in un ambiente trattato acusticamente, ovviamente non siamo a livelli di una sala di registrazione trattata acusticamente professionalmente, ma è un ambiente trattato acusticamente e sentiamo la resa dell'Lenkage 416. Come abbiamo detto, l'Lenkage 416 è uno shotgun mic e confrontiamolo con un pencil mic come il Rode NT5 NT5 per sentire la differente resa in un ambiente indoor all'interno dei due microfoni. Questo è un test per sentire la resa, sempre in un ambiente chiuso, trattato acusticamente, tra due shotgun mic di differente prezzo. Abbiamo il Sennheiser N-Cage 416 ed il Sony ECM VG1 ECM VG1, uno dei classici shotgun mic che vengono montati sulle camcorder da parte delle truppe ING. E sentiamo appunto la differenza nella resa tra questi due shotgun mic. Una delle domande che si fa è: al giorno d'oggi, dopo 50 anni, conviene ancora comprare l'N-Cage 416? Anche perché ha un prezzo elevato. Ovvio, in ambito professionale di alternative ce ne sono, Schoeps, Sanken. La stessa Sennheiser propone l'MKH 8040, che è per certi versi una versione leggermente rivisitata del 416. Per quel che mi riguarda, è una questione anche personale. Io, quando ho sentito la stessa registrazione fatta con diversi shotgun mic, la versione che mi è piaciuta di più è sempre stata quella registrata con il 416, per cui almeno per me è il microfono definitivo per ovviamente certi ambiti di ripresa. Il Sennheiser N-Cage 416 non è un microfono per tutti, è un microfono per chi lavora sul serio con l'audio, è lo standard su cui si misurano tutti gli shotgun. Perfetto per produzioni cinematografiche e televisive, interviste in esterni, doppiaggio e voice-over, documentari e reportage. Un investimento senza dubbio, ma uno di quelli che ti accompagna per una vita intera di solito.
I pro: la qualità sonora è eccezionale, il self-noise è bassissimo, 13 dBA, direzionalità stretta e precisa, estremamente robusto e affidabile, nessun hiss o rumore di fondo, chiarezza vocale e intelligibilità al top. Contro: boost sulle alte che può risultare eccessivo su alcune voci, prezzo non per tutti. Se stai costruendo un setup audio professionale, l'N-Cage 416 è una colonna portante. Non a caso da oltre 50 anni è ovunque. È un microfono di riferimento per i professionisti del cinema e della televisione, grazie alla sua qualità sonora, costruzione robusta e affidabilità. Tuttavia è importante considerare l'ambiente di utilizzo e valutare alternative più adatte per ambienti chiusi o per budget diversi. È sicuramente un microfono che potrai utilizzare per tutta la tua carriera con soddisfazione. Se il video vi è stato utile lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ci vediamo alla prossima, ciao!